Ciao e benvenuti sul mio canale. Un po' di tempo fa ho fatto un video in drag dove parlavo del suono A della parola drag, che vi lascio qui, e in tantissimi mi avete chiesto di fare più video da drag queen, in particolare dove mi trucco. Quindi se seguite il mio canale da un po' sapete che io odio truccarmi, non sono per niente bravo. Però dato che è uno spettacolo, tra un po' lo faccio per i fans, questo e altro. Quindi oggi ci trucchiamo insieme. Tecnicamente sarà una cosa un po' complicata perché la prima volta che l'ho fatto in inglese, quasi un anno fa, l'ho fatto in un altro punto della stanza, in modo diverso. Oggi voglio provare, uso il mio telefono come telecamera come sempre dietro alla luce e volevo provare ad usare questo cellulare come specchio, però è davvero piccolo, quindi qua sotto ho un altro specchio che tra un po' alzerò, anzi lo alzo adesso, e penso che dovrò guardarmi in questo specchio mentre guardo lì, perché insomma devo andare a lavorare dopo questo quindi devo essere decente. E poi col fatto che ho il telefono qui magari ballerò un pochino mentre prendo i prodotti, però insomma vediamo, e se va troppo male poi cambierò a metà strada. Ho tutti i miei trucchi qua che vi farò vedere, che pronuncerò tutti in inglese, anche perché non saprei neanche come dirli in italiano. Qui vedete che ho la mia parrucca. Io di solito uso solo la parrucca bionda, quella che ho usato nell'altro video, perché è corta, è sempre stato il mio sogno essere biondo anche da uomo, ma essendo così scuro sarai orrendo. E quindi insomma la cosa più vicina al mio sogno è avere una parrucca bionda, però anche perché io ballo, io canto e ballo da drag queen, e quindi voglio qualcosa di leggero con cui riesco a muovermi. Questa qui l'ho comprata un po' di tempo fa ed è lunga, tutti mi dicono che sto davvero bene, ma io non la uso mai perché non posso muovermi, è così lunga, è pesante, io non so come le altre drag queens possano usarle. Vabbè, molte drag queens non fanno praticamente niente, sono ferme, immobili sul palco, però quelle che ballano con queste parrucche lunghe le ammiro davvero tantissimo, perché proprio non ce la farei, poi i capelli vanno dappertutto. Quindi il giovedì faccio solo karaoke, quindi presento il karaoke, quindi non mi muovo molto. Allora ho deciso di ricominciare ad usare questa per dare all'altra un po' di pausa, poveretta. Non me la metto oggi, cioè non me la incollo, perché devo farmi mezz'ora di metropolitana da qui a dove mi esibisco, che non mi va di farlo con la parrucca, però vabbè, ve la faccio vedere. La parrucca da ragazza normalissima. E spero di ricordarmi alla fine cioè quando il trucco è finito, me la metterò sulla testa per farvi un po' vedere il trucco finito, ma non me la incollo, poi me la metto via. E cos'altro? Oggi per la prima volta mi vedete senza barba e adesso capirete anche perché, insomma sto meglio con la barba e quindi faccio sempre video prima del giovedì, perché è il giovedì che faccio, oggi è giovedì, quindi è il giovedì che ho questo karaoke, e senza barba insomma, sto meglio con la barba, quindi mi fa piacere che mi vediate con la barba. E oggi va così, insomma, non ho più proprio dignità, quindi peggio di così non può andare. Cos'altro? Penso di averlo già detto questa cosa, che insomma cioè se non copiatemi, se siete delle nuove drag queens, prendetemi come ispirazione, ma non copiatemi perché non mi conviene, perché le mie capacità sono molto molto limitate, e quindi dovrò anche tenere d'occhio l'orario, perché va a finire che non voglio fare tardi per lo spettacolo. E quindi, che dire, ah no, sì,
vi state tutti chiedendo cosa ho addosso. È il mio pigiama questo, perché non voglio sporcare niente di importante, poi dopo me lo dovrò anche togliere per finire il trucco. E che dire, cominciamo. Vi auguro buona fortuna, perché adesso, se pensate che questo non sia un bel vedere, aspettate adesso, perché cominciamo con il mio wake up. Quindi questo sì che è proprio il tocco finale, proprio per trovare il mio principenzo. E poi vi chiedete, e poi mi chiedo come mai sono single. Allora, partiamo dalle cose serie. Allora, l'anno scorso io luglio, agosto e settembre ho avuto la polmonite, tanto per gradire, e che mi ha proprio distrutto, proprio non so come ho fatto a sopravvivere. Ma il motivo per cui ve lo dico è che dopo la polmonite, io non lo so se è una cosa che può succedere, ma non so se, cioè non so se la polmonite può cambiare, non so, la chimica della tua pelle, ma da quando ho avuto la polmonite il mio trucco si crack, si rompe qui nella parte, soprattutto qui, e quindi ho dovuto provare una marea di modi per cercare di farlo smettere di rompersi, anche tutto qua. Quindi c'è stato un periodo in cui prima di esibirmi era tutto perfetto, poi mentre mi esibivo praticamente si scollava tutto il trucco e sembravo una donna che si era dimenticata di farsi i baffi praticamente, perché si cominciava a vedere la parte sotto, quindi è stata una cosa terribile. Ma mi è solo cominciata da quando ho avuto la polmonite, quindi adesso ho trovato un sistema. Ma lo dico anche perché è da quando ho la polmonite che io sì, vabbè, sto invecchiando, ma io poi vabbè ho tantissime expression lines, rughe di espressione, perché muovo la mia faccia, lo sapete come muovo la faccia, rido sempre, ho le come si chiamano in italiano? Noi le chiamiamo crow's feet, li chiamiamo i piedi dei corvi, voi dite zampe di gallina. Queste le ho sempre avute perché sorrido sempre, però da quando, e anche queste linee qua le ho sempre avute, ma da quando ho avuto la polmonite si vedono anche nel trucco, e quindi ho dovuto escogitare un piano che ho trovato tantissimi anni fa, quando ho cominciato a imparare a truccarmi, da una ragazza su YouTube che non mi ricordo il suo nome, non la trovo più, anche perché io non seguo più cose di trucco, perché c'è una volta che ho raggiunto il mio obiettivo ho detto basta, e quindi insomma non saprei neanche consigliarvela, perché non mi ricordo il suo nome. Però prima di cominciare a fare tutto devo fare in modo che queste righe non vengano fuori, quindi prendo un setting powder e poi me la metto qui. Sarà strano per voi vedere un video dove non parlo tanto, anzi spero che il suono si senta bene, perché il microfono è un po' più lontano del solito, perché non ce l'ho proprio qua attaccato. E poi dopo usiamo MAC Foundation. No. Sì, c'è caso che oggi poi mi sentiate anche fare dei suoni in inglese, perché se tipo mi cade qualcosa per terra, la mia reazione è di farlo in inglese, quindi magari sì. Quindi lei mi ha fatto vedere che sta cosa, metti prima setting powder, poi foundation, proprio nella ruga proprio, e poi lo ripeti un po' di volte. Io lo faccio 2,
e devo dire che funziona e sono contentissimo di essermi ricordato di questa cosa, perché sennò non avrei mai saputo come, cioè era proprio un problema pesante. Quindi non, col fatto che appunto non ho nessuna conoscenza di trucco, è stata proprio una pura coincidenza che avevo visto quel video lì tanti anni fa e che me ne sono ricordato. Ovviamente anche i miei pennelli sono tutti sbagliati, cioè io prendo pennelli di Primark, non so quello che i pennelli dovrebbero fare in base alla forma, in base alla durezza, non so assolutamente niente. Io prendo tutti quelli che costano poco e poi dopo li provo e spero che facciano quello che serve a me. Questo non è neanche di Primark, mi sa. Boh. O forse, boh, non lo so. Però se qualcuno di voi è un make-up artist, immagino che starà inorridendo. E siamo solo all'inizio. Se pensate che questo sia fatto male, aspettate più avanti. Adesso tornando a parlare di Barbans mi fa venire in mente, mi è venuta in mente questa cosa, che l'altro giorno parlando con un mio amico ho detto anche che cioè io ho sono vanitoso e non sono modesto, quindi so di essere bello, ma penso di avere una bellezza angelica, cioè molto fine, quasi da principino. Io dicevo ai miei amici che magari invece cioè, a più gente a cui piace la bellezza più rugged, cioè tipo mio fratello è bello da nato, cioè non è bello da principino, e quindi con la barba almeno un pochino mi aiuta a togliere questa angelicità. Allora il mio amico appunto mi fa: ma allora scusa, fatti crescere la barba per il weekend quando vai fuori. Ho detto, non posso perché non ho praticamente nessuno spettacolo più, ma l'unico che faccio è il giovedì e quindi per il weekend la barba non è che mi è tornata tanto, quindi neanche quello. Però sì, per la barba, io ho la barba molto 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 scura, quindi appena anche tagliata si vede, quindi io devo fare un color corrector, quindi devo coprirla con questo colore arancione prima di fare altro. E questo è di una marca polacca, ho scoperto, che si chiama Inglot, e ha questo color corrector che costa davvero poco, dura tanto e fa proprio quello che serve a me. Però l'ultima volta che sono andato a comprarli mi hanno detto che questo prodotto è proprio fuori produzione, hanno smesso, e quindi ho comprato tutti i rimanenti che avevano e adesso quando mi finiranno non so cosa farò, non so quali dovrò andare a prendere, perché proprio mi ha proprio pianto il cuore, perché vabbè, a parte il fatto che costa davvero poco, ma è proprio il fatto che col fatto che ne avevo già provati degli altri che poi mi oh god crack vuol dire rompere, quindi che mi crack in make up. Questo invece funziona benissimo, nonostante la polmonite che mi ha cambiato la pelle, immagino. Però quando finisce non so cosa farò, vedremo. Vabbè, ho così pochi spettacoli che mi durerà a vita, perché ne ho ancora 4 o 5 barattolini così. Quindi sì, a me la barba cresce molto velocemente, però sì, andare a sabato non è che ho la barba che vedete nei miei video normali, andare a sabato non mi torno, quindi rimango comunque un po' senza barba, ecco.
pulisco sempre il dito perché è proprio un arancione potentissimo. Mamma mia che mostro. Oh god. E adesso poi andiamo a mettere dell'altro setting powder. Questo è molto famoso, si chiama tanto famoso che non mi ricordo neanche come si chiama. Spun. E la usiamo in tante drag queens, anche se da quello che ho capito a molti non piace l'odore che fa, a me invece piace tantissimo. Allora, praticamente tutti i video che seguivo quando stavamo imparando per truccarmi facevano prima la base con il foundation e poi facevano gli occhi alla fine. Io ovviamente faccio gli occhi dopo questo, che vabbè devo per forza fare perché bisogna deve stare lì per 15 minuti almeno. Io comincio con gli occhi. Proprio, cioè, non saprei come uno potrebbe non fare gli occhi subito, ma ripeto, è colpa mia, insomma, che non sono bravo. Quindi se sentite dei rumori sono i miei coinquilini, ma non ho tempo questa volta di solito mi fermo, ma col fatto che devo andare a lavorare non ho tempo. Adesso copriamo le mie sopracciglia. Le mie sopracciglia sono bellissime da uomo, tutti mi fanno i complimenti e ve li faccio anche io. Da donna non funzionano tantissimo, quindi le devo coprire con un po' di colla. Non riesco proprio a fare naked triggers, naked tapping. Quindi io faccio il primo, ve lo faccio vedere e poi dopo io uso il phon per asciugarlo, quindi non ve lo faccio vedere perché non mi rilassa di sicuro. Però anche qua tutte le drag queens adesso vi faccio vedere. Tutte le drag queens prendono poi una spatula e muovono le sopracciglia tutti i peli verso l'alto. Io ci ho provato, ma le mie sopracciglia sono così lunghe che mi arrivano praticamente fino qua dopo, e anche se sono incollate, insomma un po' di volume le trovo, e quindi io lo faccio di lato così. Poi ci vado su di nuovo. Ovviamente sì, le mie sopracciglia un po' di volume ce rimane, ma va benissimo così. Molte drag queens si tolgono le sopracciglia completamente, cioè se le radono, e ovviamente è più facile per loro perché io ci metto 10 minuti a fare questa cosa, perciò proprio di orologio, quindi perdono meno tempo e ovviamente non hanno nessuna superficie, cioè la superficie è liscia dopo, quindi possono disegnare le loro sopracciglia molto molto facilmente, in modi che vabbè non saprei fare io perché non sono bravo a disegnare le sopracciglia come a fare tutto il resto, però insomma è molto più facile farlo su una superficie piatta e liscia che su una superficie di colla. Oltretutto io col fatto che a molte drag queens che hanno le sopracciglia sottili fanno questa cosa una volta e basta. Io adesso fuori non dalla telecamera lo farò 4 volte, faccio 3 volte, poi la quarta la faccio con voi perché non uso il phon. Quindi ci vediamo tra un po'. Eccoci di nuovo qui. Quindi ho fatto 3 strati di colla con il phon e il quarto invece lo facciamo insieme perché non usiamo il phon, perché una mia amica che è una make-up artist, quindi sa truccarsi e poi fa anche la drag queen, perché
per me le sopracciglia sono state la cosa più difficile in assoluto da capire come coprire, perché sono così volte. E lei mi ha fatto mi ha detto questa cosa, che l'ultimo strato di colla non va asciutto, perché dopo andiamo con questa MAC Powder Foundation, quindi foundation in polvere, non liquida, non cremosa come quella di prima, perché ci mettiamo sopra questo quando la colla è ancora wet, bagnata, perché si attacca meglio. Quindi questo è il quarto strato. Non preoccupatevi, il colore viola va via. Quando si secca questa colla è questa famosissima tra noi drag queens, è la colla che penso sì, viene dall'America, questa colla per bambini da scuola, che è viola però si asciuga trasparente. E adesso preparatevi che diventerò ancora più bello. Fino adesso avete visto che ho usato prodotti di MAC che sono, vabbè, Color Corrector di England. MAC è costosissimo, ma lo faccio perché devo, cioè col fatto che sono un uomo, cioè, da vedere sono proprio un uomo molto mascolino, quindi ho molte cose da coprire, la qualità di MAC per certe cose c'è. Mamma mia, però tutto il resto, quello che posso, è praticamente NYX, di cui ve ne farò vedere dopo, e anche se tutte queste sponges, beauty blender sono tutte Primark, quindi dove non ho bisogno di qualità eccellente ovviamente prendo quella che costa di meno. Adesso non è finita qui, perché andiamo di nuovo con di Cream Foundation e andiamo a coprire di nuovo, andiamo proprio dentro a coprire. Spero che riusciate a vedere in modo decente, perché se io se usassi il telefono come specchio non riuscirei davvero a fare molto. Poi adesso tra un po' andrò a disegnarmi le sopracciglia e quando devo ballare, fare proprio uno spettacolo dove canto e ballo, uso un altro prodotto e uso un'altra tecnica, ma stasera, dato che non devo praticamente fare niente, e che sia chiaro, faccio karaoke solo perché paga le bollette, perché io voglio esibirmi, non voglio stare lì a chiamare la gente sul palco, ma vabbè. Quindi oggi che ho fatto che non sudo, posso usare un prodotto che non è waterproof, di cui parlerò. E adesso copriamo ulteriormente con setting powder. Noi diciamo sempre trust the process, quindi fidatevi del processo e che tutto avrà senso tra un po', tra un bel po', non subito. Quindi
Se so che suderò devo usare un altro prodotto da quello che uso adesso, perché quello che uso adesso non è waterproof. Ma questo, come ho già detto, perché ho già fatto un altro video dove mi trucco in inglese e io uso tantissimo NYX. Non so se da voi esista questa marca. No, non si vede niente. NYX. Sono prodotti di buona qualità che costano davvero poco, quindi sono perfetti per me. Quindi le foundation, non so come si dica, il fondotinta non l'ho mai provato perché non posso rischiare. Per tutti gli altri prodotti praticamente che sono NYX. Questa è perfetta per disegnare le sopracciglia. Il problema è che non è waterproof, quindi come ho detto nell'altro video, NYX, se stai ascoltando, per favore fallo waterproof perché è perfetto. Questo è perfetto perché come pennellino è proprio, sembra un pennarello, e quindi è proprio molto controllo di come di come disegnare. Quindi vengono delle sopracciglia fatte bene anche con me, quindi se ce la faccio io vuol dire che è proprio fatto bene. Solo che non è waterproof, quindi se so che ballo non posso usarlo perché l'ho fatto la prima volta che l'ho fatto pensando che resistesse, proprio mi sono colate le sopracciglia in faccia e quindi non si può. Quindi adesso devo guardare un po' più giù, perché oltretutto io non lo fa, di solito mi appoggio sul tavolo, ma non posso farlo stavolta perché non voglio far cadere il cellulare, quindi chissà cosa verrà fuori. Ok. Adesso vabbè, io faccio pena ovviamente a fare sopracciglia, non uso nessuna tecnica specifica, come vedete benissimo, però è proprio facile usare questo. Quindi se io sapessi, oh shit, se sapessi quello che sto facendo sarebbe una cosa perfetta. Vabbè, sistemiamo dopo. I got on this side without any support. C'è una bolla che sembra che stia per venire via. Infatti, allora non me l'ero immaginato. Mi verrebbe da dire che se potessi usare lo specchio come lo uso di solito, forse sarebbe venuto un po' meglio. Sì, sarebbe di sicuro venuto meglio. Quindi, adesso con questo cosa faccio? Col fatto che questo non è molto visibile. Adesso ve lo sistemo un po', poi lo copro con setting powder, poi alla fine gli faccio un altro giro. Perché se questo non si perde un po' come colore dopo che metto altre setting powder e altre cose. Però prima provo ad aggiustarlo un pochino meglio. Quindi vado ad aggiustare col cream foundation, quello che ho usato prima, almeno questo lo faccio. Poi il fatto che sono in mezzo al buio, già non so fare quando c'è la luce, figuratevi oggi cosa verrà fuori. Ok, dai. Provo magari a fare.
Scusate, vedo che la coda dell'occhio che si muove un po' il telefono quando appena mi appoggio col corpo sul tavolo. Ma vabbè, e col fatto che queste colano, ho fatto questa cosa, cioè ci passo un po' di setting powder e poi dopo ci ripasserò. Vabbè, ripeto, oggi non coleranno perché non farò praticamente niente, ma va bene. Sto occupando la scorsa settimana, oggi è il 13 di marzo, ma la scorsa settimana pensavo di avere la polmonite di nuovo perché ho cominciato a sentire qualcosa nei polmoni, ho perso completamente la voce, quindi ho dovuto anche cancellare uno spettacolo, non ho parlato per 4 giorni e per la prima volta da quando sono tornato da mia mamma che ha avuto la meningite mi sono anche riposato, quindi comunque sono stato contento, però se adesso è per quello che sono ancora un po' così. E adesso cominciamo con gli occhi. Oh, put this away over here. Oggi farò esattamente il look che avevo nell'altro perché mi metto un qualcosa di simile. Non che io capisca niente di abbinamenti di colori, ma fino a qua ci arrivo anche io. Per gli occhi uso James Charles. Se vi piace make-up probabilmente lo conoscete, è un make-up artist che è molto famoso. A me è poi stato cancelled un paio di volte per cose che secondo me non ha fatto cioè per cose assurde, ma adesso vabbè non lo seguo più perché non mi serve più, però i suoi colori sono molto belli, anche se io non li uso mai perché io uso solo 2 o 3, ne uso solo 2 o 3, però guardate che belli e sono molto pigmentati. Però forse avrei dovuto aspettare, vabbè. Quindi cominciamo. Quindi sempre con powder cream foundation, faccio un po' di base, anche qui per favore make-up artist non guardate perché non faccio colori di transizione, cose così che dovrei assolutamente fare, ma figuraccia, ci ho provato anche, ma non esiste. Ma ripeto, i risultati poi si vedono, la differenza si vede, quindi vengo poi punito io. Oddio, questo non riesco neanche a tenermelo vicino. Quindi vediamo come fare. Maybe, ok. C'è un po' di oro che non penso si veda tanto, ma va benissimo. Si vedrà poi di più dopo. Questo pennello che sto usando è l'unico decente, anche se però non penso che sia fatto per questa cosa. È di una marca che si chiama Morphe, con cui James Charles, quello di questo palette, era in collaborazione ed era famoso appunto per i prodotti occhi e i pennelli, ma da quello che ho capito è fallita. Ci sono rimasto male anche io, che cioè, non mi interessa assolutamente niente di trucco, ma non me l'aspettavo proprio. Però a parte che sono così tante marche di trucco che secondo me è allucinante. Vabbè, capisco che la mia non è cioè io non ho la passione per il trucco e va bene, quindi capisco che c'è tanta gente che abbia la passione, ma cioè, il mercato è assolutamente saturo e non capisco quelli che soprattutto adesso continuano a crearne nuovi adesso, ormai quelli che ci sono, vabbè, cosa vuoi farci? E vorrei sapere, proprio lo dico a livello, cioè davvero, vorrei proprio sapere se fanno dei soldi.
Adesso, scusate, ma di solito ho più spazio sul tavolo. Paga. Faccio così per fare molto professionalmente. È venuta anche bene, almeno in questo specchio più giù, sì, magari uno specchio normale no, ma va benissimo così. Dopo magari vado un po' più su. Adesso facciamo l'altro occhio. Anche quando ho fatto l'altro video dove mi sono truccato, avevo paura di finire nei video like reaction videos di TikTok, c'è la gente che mi prendeva per il culo. Non ne ho visti, a parte che vabbè non uso social media, ma non sono stato taggato, che io sappia non sono stato taggato da nessuno, quindi o che mi hanno preso per il culo, insomma senza farmelo sapere, o vabbè nessuno ha visto il mio video, che è più probabile. Oppure boh, sì, oppure ho ammaliato la gente con la mia simpatia, diciamo, sicuro non con la mia bravura, quindi non se la sono sentiti di prendermi in giro. Il vocabolario delle parole relative al truccarsi in inglese è molto interessante, anche perché molte parole hanno una marea di altri significati, quindi sarebbe proprio bello, tipo blend, che non so come si dica in italiano. Blend vuol dire quando mischi i due colori, ma blend vuol dire tantissime altre cose in inglese, quindi è un mondo molto affascinante per un insegnante di inglese. Per fare qui negli occhi più bianchi uso Clown White, questo, il bianco che usano i clowns, è proprio bianchissimo. Con le mie tecniche sempre perfette faccio un po' così per fade, sfumare, voi dite. Mamma mia, spero che con la luce si veda bene, perché sì. E poi lo vado a set con un po' di questa polvere bianca, così non va via. E adesso passiamo alla parte che proprio make-up artists piangeranno, perché siamo eyeliner, e quindi vedete tutte queste drag queens o anche insomma gente normale che si trucca, che fanno tutte queste acrobazie con l'eyeliner, fanno gli occhi cat eye, winged eye, fanno l'occhio da gatto. Io non so fare assolutamente niente di tutto questo, quindi l'unico effetto che ho è questo che mi sono dato. Mamma mia, si dà qua, da qui si vede meglio. Per fortuna che sono karaoke stasera. So fare solo questo effetto, ma che ho fatto con quel pezzo di carta di prima. Non saprei assolutamente farlo con eyeliner. Questa di nuovo è di NYX. Quindi quello che facciamo è che metto un po' di eyeliner, giusto perché insomma comunque fa un effetto, e poi lo vado a coprire con del nero che ho qui di Urban Decay, che non so perché ho comprato anni fa, perché è troppo naturale per una drag queen, quindi uso solo questo colore. Quindi se vi piace il trucco, guardate dall'altra parte, perché vi inorridite. Cioè, se vi piace il trucco come scienza, guardate dall'altra parte. Oh god, anche questo ha una bolla. Sarà che è stato più caldo qua in questi giorni, che ne so. Oh, bugger. Ok, quindi
io mi fermo qui, anche perché non oserei mai fare altro, anche per tanto io poi ho le sopracciglia finte, insomma le ciglia finte che coprono tutto. Oh no. Quindi eyeliner serve proprio più per coprire il, cioè proprio qui attaccato, proprio attaccato all'occhio, ma per l'incapacità che ho io di usare il trucco non è che faccia tanto altro, però la differenza si vede sotto la ciglia. Sentitevi pure liberi di ridermi dietro e anche nei commenti, io lo farei. Io non scrivo mai commenti, ma probabilmente se vedessi un video come il mio, un commento lo scriverei anche io. Di non supporto. Anche questo è tutto NYX, perché ripeto, è della qualità buona, anche perché io sudo, cioè io ballo proprio, sudo schifosamente e questo trucco rimane. Quindi proprio, ripeto, non so se esiste in Italia, anche perché io non ci guardo mai il trucco in Italia, ma se lo trovate costa poco ed è valido. So che in Italia avete Kiko, che abbiamo anche qui, che tutti ce l'hanno a morte con Kiko, dicono che non è buono. Io ho provato dei rossetti, anzi mi sa che uno di quelli che uso oggi è di Kiko, e quindi io quel poco che ho usato non posso lamentarmi, ma uso poche cose. Adesso prendo un mascara, ovviamente a caso, questo mi sa che me l'hanno regalato, anzi, già anche, giusto perché poi ripeto, io ho le ciglia finte, quindi non serve a molto, almeno nella mia totale ignoranza. Quindi adesso andiamo a togliere questo, e proprio per evitare che mi si crack questa parte qui, adesso ho cominciato a metterci queste powder foundation che mi sembra di capire aiuti un po', ma solo qui perché questa è la parte che si rompe. Questa azione si dice dab in inglese, D-A-B. E adesso facciamo la vera trasformazione. Quindi io per la mia foundation inizialmente usavo MAC perché insomma mi ero affezionato, ma purtroppo tutto quello che devo coprire non è a sufficienza, quindi non è forte a sufficienza, ma è problema mio, non dei MAC. Quindi uso questa, che vabbè non si vede niente, ma è Kryolan. Vabbè, niente, inutile veloce. Kryolan, ho proprio la luce dietro. Questa è una marca di trucco che viene usato per fare gli effetti speciali nei film, per fare tipo i mostri, proprio come me. Quindi è molto colorata. Questa è foundation, ma nel mio colore, ma c'è anche proprio blu, verde, pesante. Sono molto creativi, sembra proprio di essere in una cosa di pittura più che di trucco. E questa io non so cosa ci sia dentro. Questa è praticamente clay, argilla, cioè questo è fango, si chiama TV paint stick perché viene fuori duro. No, questo è uno di quelli che sta per finire. È solido, non è una foundation liquida, ma proprio, non so cosa ci sia, ma è qualcosa di allucinante, cioè copre tutto,
tutto, proprio per i mostri. Adesso ne ho due non finite, quindi uso questa per il collo perché riesco a farlo, ma cioè non riesco a spermarla bene su tutto il resto della pelle. Quindi faccio 2 giri qui nel collo. Il collo, nonostante anche lì ho la barba, con 2 giri di questo e basta, non devo fare color corrector. Beauty, Sponge Beauty Blender, che è quindi un oggetto che blends, quindi che mischia, vuol dire anche frullatore, che però si può anche dire blitzer, come diciamo spesso drag, che non usa per educational, drag può anche insegnare qualcosa. E poi comunque col fatto che l'attenzione sulla faccia qua si vede comunque di meno, cioè la gente non ci guarda proprio, o almeno spero. Allora qui su questa parte della faccia faccio solo un giro perché tanto non ho tante cose da coprire. Dalla barba purtroppo ne devo fare 3 perché nonostante il color corrector insomma è proprio l'unica cosa in cui sono proprio un uomo, cioè la barba, insomma i tratti mascolini ce li ho. Quindi i buoni propositi per farmi diventare un uomo c'erano, ma purtroppo qualcosa è andato storto. La natura ha fatto il possibile. Ma purtroppo. E quindi cominciamo con i miei giri di trucco. Vedete, proprio non è liquida, non è cremosa, è come se mettesse del fango mezzo duro, dell'argilla proprio, sì, in faccia. Lo faccio tra l'altro perché questa si chiama buildable coverage, quindi cioè, più stratified più ti copre, quindi coverage vuol dire copertura, build vuol dire costruire, quindi è una copertura che puoi costruire, ed è full coverage, cioè se questo fosse blu sarei completamente blu. So che non riuscite a vedere molto, ma le labbra mi fanno quasi perdere delle sopracciglia. Adesso copro di nuovo con powder foundation. E ci penso, l'ho fatto adesso le labbra perché powder foundation è secca, quindi è difficile disegnarci sopra. Adesso faccio contouring, highlighting è quasi praticamente inutile perché questo colore è quasi uguale al colore della mia foundation, ma va benissimo. E fortunatamente io ho le cheekbones, cioè l'osso delle guance molto pronunciato lo stesso, quindi fanno tutti i complimenti.
non sono rifatto niente, sono fatto così. Anzi, adesso in questa settimana anche sono anche un po' ingrassato perché appunto sono stato fermo a letto per 3 giorni, che è stato bellissimo, e lo vedo subito dalla faccia, da quanto si vedono i miei cheekbones. Quindi vabbè, adesso usiamo un altro TV Paint Stick più scuro per fare contouring. Anche qua non so mai dove, come, cioè dove, come, quando farlo, ma diciamo che va bene così. Oppure quando riesco per puro caso a farlo, a trovare la linea bene, poi mi dico sempre me la devo ricordare per la prossima volta, e poi ovviamente no. Qua facciamo per eliminare la mia jawline, la linea della mascella, che come le mie sopracciglia è sempre molto apprezzata da uomo, da donna, meglio di no. E poi faccio l'ultimo così, così i due colori si blend un po' di più, come se sapesse quello che sto facendo. E poi adesso c'è il naso. Di sicuro avete visto su TikTok, Instagram, tutti quei video di come fare contour con il naso, che fanno tutte quelle forme, tutti quei colori. All'inizio lo facevo anche perché ho un naso enorme, ma adesso faccio così. Faccio così e lo copro tutto per renderlo tutto più piccolino. Qua dovrei farci la linea di highlight, ma mi verrà voglia di farlo quando farò coding. Ok, adesso devo anche sbrigarmi perché pensavo che fosse meno tardi. Quindi adesso diventiamo ancora più belli, perché andiamo a coprire tutto con setting powder. Non mi sono dimenticato niente. Il fatto che le sopracciglia le ho già coperte, cioè, è una bella cosa perché non devo stare attento a non coprirla con setting powder, perché tanto le ridisegno. Eccoci di nuovo, bellissimi, pronti per trovare un ragazzo. E poi cioè voi mi vedete brutto adesso ovviamente, ma non avete idea di che cesso sono quando mi tiro via il trucco subito, sembra proprio stato travolto da un camion. Quindi cioè, se mai trovo un ragazzo, povero lui. Mamma mia, vedete che differenza qui in questo specchio? È molto leggero, lì è pesantissimo, ma delle due è meglio che sia pesante, anche perché poi va via, poi dopo insomma mentre fai lo spettacolo. Però sì, se avessi guardato lì magari avrei fatto un giro in meno. Adesso mi do un coso di setting spray. Guardate com'è facile usare questo un pennarello, guardate, ce la faccio anche io. È terribile che non sia waterproof. Adesso facciamo un'altra cosa che non sopporto, cioè le labbra, cioè i rossetti, guarda proprio,
cioè non che io abbia un talento per altre parti del trucco, ma questo è proprio il peggiore, e mi sa che ballerà molto il tavolo perché devo assolutamente mettere le mani e i gomiti sul tavolo, cioè pensa. Ovviamente il colore non è pensato apposta, ho questi e uso sempre questi. I'm sorry. Perché poi uso questo rossetto con questo wand. Questo è il Keiko. Uso questo wand perché mi dà più controllo. E adesso finisco con il lip gloss, sempre di NYX, che mi permette di sistemare per come riesco. Farei le labbra propriamente molta ansia, anche perché io non ho, no, cioè le mie labbra normali, naturali sono piccolissime, quindi sono tutte, cioè le disegno sopra queste. E c'è qualche ragazzo che in passato mi ha fatto i complimenti sulle labbra, delle belle labbra, delle buone labbra, ma che sono bello, lo so, non ho bisogno di complimenti, ma li guardo sempre e dico, ma quali labbra che non ce le ho? Boh, non so se lo dicono davvero, cioè, per farmi, non so come si dice in inglese, per farmi la corte, insomma, o perché lo credono davvero, ma se lo credono davvero, non, cioè, si accontentano davvero di poco. E adesso finiamo la magia, che le sopracciglia fanno davvero la differenza. Magari, vabbè, sì, voi non l'ho notata. E voilà. Ok, adesso mi metto velocemente la parrucca in testa per farvi vedere come sarà il prodotto finale e poi devo assolutamente scappare. Quindi io stasera, vabbè, mi devo sistemare un po' i capelli. Il fatto che non è incollata fa molto, c'è molta differenza. Insomma, più o meno sarà così, ma sto molto meglio col prodotto finale, ovviamente. Perfetto, quindi anche questa è andata. Se siete sopravvissuti fatemelo sapere. Grazie se siete rimasti fino alla fine e ci vediamo la prossima settimana con qualcosa di più normale. Ciao ciao.